Tenere l'armadio in ordine non è mai così semplice come sembra, almeno per me. Magari passo una mattinata a sistemarlo, piego tutto con attenzione, divido le pile, metto ogni cosa al suo posto, poi basta prendere 2 o 3 felpe e in pochi giorni torna il caos. Soprattutto nei ripiani alti, dove le pile non hanno un vero contenimento, i vestiti tendono a scivolare da una parte all'altra. Invece di comprare scatole o divisori apposta, ho pensato: perché non provare a utilizzare qualcosa che ho già? E mi sono venuti in mente i portadocumenti. Io li uso per tenere manuali e garanzie degli elettrodomestici. Così li ho presi, semplicemente li ho infilati tra una pila e l'altra. E il bello è che funzionano benissimo. Diventano dei divisori rigidi che tengono ferme le felpe, impedendo che cadano e si mischino. E poi hanno una doppia utilità, perché ci ho messo dentro anche documenti, così restano a portata di mano senza occupare altro spazio. Per me è una soluzione molto semplice, che non richiede accessori particolari, ma fa una grande differenza, perché quando apro l'armadio adesso resta tutto al suo posto, le pile sono separate, riesco a trovare quello che mi serve e non è la solita idea geniale e complicata, ma è proprio una piccola azione che chiunque può fare. E la cosa che mi piace di più è che ho risolto 2 problemi in una volta: i vestiti ordinati e i documenti sistemati. Un altro modo in cui sto usando i portadocumenti nell'armadio è per sistemare l'infradito e pantofole. Invece di lasciarle in giro o ammassate sul fondo della scarpiera, le infilo in verticale dentro il contenitore, così restano in ordine e a portata di mano. Poi appoggio il portadocumenti direttamente sul ripiano, magari vicino ai pigiami, così quando prendo l'uno prendo anche l'altro, senza andare a cercarli in giro. È un trucco semplice, comodo, perché occupa pochissimo spazio e tiene le cose organizzate. Per quanto riguarda i maglioni, voi fate parte del team che li appende o che li piega? Io sinceramente preferisco appenderli perché è più pratico, però devo ammettere che piegandoli si rovinano meno e tengono meglio la forma. Per organizzarli ho provato diverse soluzioni, ad esempio questi contenitori Ikea, che sono molto comodi perché quando non servono si schiacciano e non occupano spazio, ma non è necessario per forza comprarli. Anche una semplice busta di carta, ripiegata verso l'interno, può diventare un contenitore. Oppure una scatola qualsiasi. Di scatole ormai le nostre case ne sono invase, quindi perché non sfruttarle invece di buttarle? Certo, è vero che oggi con pochi euro si possono comprare contenitori di ogni tipo, colore, misura, ma credo che sia importante ogni tanto fermarsi e pensare alla sostenibilità. Ogni oggetto che acquistiamo prima o poi diventerà un rifiuto, quindi perché non utilizzare magari ogni tanto, non dico sempre, ogni tanto ciò che abbiamo? Se mettiamo la scatola in verticale l'effetto è ancora più comodo, tutto resta a vista, si trova subito. Un'altra cosa che nell'armadio tende sempre a creare disordine sono sciarpe e foulard. Sono accessori che uso spesso, ma se li metto nei cassetti finisco per dimenticarmeli. Alla fine ho trovato una soluzione davvero semplice: una gruccia. Prendo sciarpe e foulard, li infilo direttamente nella gruccia, uno accanto all'altro. In questo modo restano sistemati bene, a vista, e soprattutto occupano pochissimo spazio. Così quando apro l'armadio posso scegliere subito quello che mi serve senza dover ovvistare. È un trucco banale ma efficace. Ora ti faccio vedere come realizzare dei divisori per cassetti con una semplice scatola e in pochissimi minuti. Prendo una scatola di cartone, la apro e poi taglio delle strisce lunghe, facendo attenzione però che non siano più alte dei cassetti, altrimenti non si chiuderebbero. Una volta tagliate, piego le estremità, una verso sinistra e l'altra verso destra. In questo modo creo la base che mi permette di separare gli spazi e ho già una prima divisione per categorie. Ma se voglio posso aggiungere altre strisce per rendere l'organizzazione ancora più precisa. Per stabilizzarle posso semplicemente pinzarle tra di loro o usare un po' di nastro adesivo. La cosa più bella è che posso sbizzarrirmi come voglio, perché basta piegare le strisce in base a ciò che mi serve e ottengo lo spazio adatto a me per calze, intimo, accessori. Un trucco velocissimo, non richiede spese, soprattutto posso adattarlo ogni volta che cambio idea sull'organizzazione. Ora ti faccio vedere come tengo in ordine i piumini nell'armadio. Se hai queste buste con la chiusura ermetica sono davvero comodissime. Io piego il piumino a metà e lo infilo dentro. Poi chiudo solo la prima parte della zip. A questo punto inizio ad arrotolare, schiacciando man mano per far uscire l'aria. Quando arrivo in fondo chiudo completamente la busta. Ti sto mostrando questo procedimento senza bisogno di dover aspirare l'aria con l'aspirapolvere.
Per sistemarlo nell'armadio uso un appendino con le pinze, lo aggancio direttamente e lo appendo come se fosse un normale capo. Così il piumino occupa metà dello spazio e non me lo dimentico in fondo all'armadio. Adesso ti faccio vedere anche come tengo in ordine le cinture. Ho provato diversi sistemi, ma alla fine il più pratico per me è questo. Le appendo semplicemente in una gruccia in modo da averle sempre a vista, pronte per essere utilizzate, perché quando le arrotolo poi assumono sempre delle forme che non mi piacciono. Con poco spazio restano ordinate e a portata di mano.